Siamo qui a Medjugorje, come ti chiami? Sono Suor Roberta Sofia, Di dove sei? sono della provincia di Roma, ma la mia mamma è greca. Greca. Wow. E quante volte sei stato a Medjugorje? Tantissime, penso più di 10. Sì. E dove e quando hai sentito parlare per la prima volta di Medjugorje? È stato attraverso la mia mamma che frequentava un gruppo di preghiera in Italia con una comunità mariana, Oasi della Pace, che è quella a cui oggi appartengo. Sì. E perché eri attirato a venire a Medjugorje? In verità non ero attirata affatto a venire a Medjugorje, era la mia mamma che faceva un cammino di fede, che fa un cammino di fede anche con questa comunità e desiderava trasmettermi la fede e allora mi ha iscritto a un pellegrinaggio a Medjugorje per il mio compleanno, mi ha regalato un pellegrinaggio, ma non c'era posto per me, ero in lista d'attesa, così avevo preparato le vacanze con le amiche, i concerti, ero pronta a fare tutt'altro. Però quando la Madonna prepara un posto, allora questo si è liberato il giorno prima, mi hanno chiamato per partire, io non volevo affatto, mi sono chiusa in camera, mi sono domandata che cosa devo fare con la testa fra le gambe, ma ho percepito veramente nel mio cuore in modo così limpido, così chiaro, come non mi era mai successo prima, che sarei dovuta partire per questo viaggio. E così E quali è sono le stato. vostre esperienze a Medjugorje? La mia esperienza a Medjugorje è stata di una grandissima conversione. Qui ho incontrato veramente, posso dirlo, il Signore per la prima volta nella mia vita con grande intensità e verità. Mi ha tolto veramente un velo dagli occhi e dal cuore. In un momento anche particolare della mia vita, avevo 21 anni all'epoca, ma ero lontana dalla fede, lontana dal Signore, stavo cercando un senso per la mia vita e l'incontro con l'amore di Dio mi ha rivelato questo senso profondo che io ancora non conoscevo veramente. Sì, veramente sì. Come è l'incontro con Dio vivo? Oh, è stato meraviglioso, mi sono sentita veramente una figlia amata dal Signore e profondamente, ma è avvenuto interiormente nel mio cuore in modo così semplice, camminando su queste rocce, ascoltando le testimonianze delle persone. Io non desideravo assolutamente, cioè non avevo nessuna aspettativa perché non sapevo neanche dove mi trovavo, non mi era stato raccontato nulla, andavo proprio come un foglio bianco, no? Alla scoperta e penso fu proprio per la prima volta in un'apparizione notturna mentre eravamo sul monte, io ero rannicchiata proprio su una pietra per conto mio così e ho percepito veramente la carezza di Maria su di me, no? Ho detto qui succede qualcosa, qui c'è qualcosa che è molto più grande di noi. E così è iniziato poi a crescere questa relazione, no? E preghi il rosario? Sì, Perché? perché è l'aria che respiro, veramente è la mia relazione con la Madonna e con il Signore ed è anche una grande catena che mi porta tante persone al Signore, al cielo, non potrei farne a meno. E molte persone pensano che Dio Padre sia un vecchio con la barba bianca che aspetta di giarci e di mettersi all'inferno. Però come è veramente Dio Padre? Dio Padre è amore immenso, è la misericordia più grande che ho incontrato nella mia vita e se non fosse per l'amore di cui mi sento amata da Dio non sarei neanche qui oggi, veramente. Questa per me è l'immagine più bella, più vera di Lui. È quel Padre misericordioso che ci aspetta a braccia aperte. E cosa diresti alle persone che hanno paura di confessarsi? Potrebbero pensare cosa penserà il sacerdote di tutte le cose brutte che ha fatto. No. Penso veramente che in quel momento noi stiamo parlando al Signore e che questo sacramento dà tanta libertà, tanta gioia. Proprio ogni volta che vado a confessarmi io non percepisco il giudizio, no? Perché in quel momento so che è veramente il Signore che mi sta ascoltando e che non vede l'ora che io gli dia tutto, non solo le cose belle di me, ma tutto, proprio tutto, perché vuole pulire il mio cuore, vuole renderlo libero, è un'esperienza meravigliosa. E vedo che hai un rapporto personale con Cristo.
come può una persona avere anche questa relazione personale con Cristo come tu? Penso veramente iniziando un pochino ad aprire un po' la porta del cuore, no? Affidarsi passo dopo passo, giorno dopo giorno, e iniziando a parlare col Signore, piano piano può crescere questo amore, no? Questa relazione. E la fiducia di sapere che questa vita non finisce qui, no? Che c'è qualcuno che è in ascolto di noi, che ci cerca. Veramente penso che quella preghiera è un dialogo, come sto parlando adesso io a voi. E hai fatto la stessa esperienza che la sofferenza e il dolore nella tua vita ti ha avvicinato a Dio? Sì, è stato proprio nei momenti di maggiore sofferenza che penso il Signore è venuto a toccarmi e forse in un'altra situazione non mi sarei neanche accorta di questo amore, perché non mi guardavo dentro e intorno e non lo cercavo, no? Invece è proprio lì che Lui si è rivelato, no? È venuto proprio a prendermi per i capelli in un momento più difficile della mia vita, no? E penso che frequentemente il Signore fa così nelle storie delle persone. Sì. E hai avuto un momento speciale di conversione nella tua vita? Gesù la chiamo la rinascita nello Spirito. Ah, sì, proprio questo incontro che ho fatto qui a Medjugorje con Lui ha innescato una grandissima, profonda conversione nel mio cuore. E la mia vita è cambiata da quel momento, ho scoperto Maria, ho scoperto Dio, ho scoperto di essere figlia amata, meraviglioso, sì, veramente sono tanto grata per questo viaggio che ha cambiato la mia vita, sì. E in che modo Gesù ha cambiato la tua vita? Allora posso dire che la vita in realtà, io dopo l'incontro con il Signore, la mia vita è rimasta, io ho continuato a vivere la mia quotidianità, gli studi, tutto quello che facevo, però con un altro cuore, con altri occhi, con un altro spirito, cioè mi ha dato un senso, un gusto meraviglioso, no? Qualsiasi cosa vivessi nella vita, sia nelle gioie sia nel dolore, viverle da cristiana, da figlia di Dio, mi ha dato una nuova prospettiva. Ecco, sì. E cosa vorresti dire alle persone che non conoscono Medjugorje? Perché dovrebbero venire qui? Perché il Signore li attende, li ama e penso che è una grande occasione di grazia, perché questo è un posto dove penso che il cielo sia ancora aperto, no? Dove Maria è qui con noi. E è una possibilità per aprire una porta nel cuore a Dio. Sì. Grazie per questa bellissima intervista. Niente.